Ciao a tutti e ben ritrovati. Il video di oggi nasce grazie a un'idea che ha avuto un caro amico dentista di Chivasso, che anche lui ha un canale YouTube che si chiama Il Dentista Rock, nel quale dice una cosa molto interessante. Se voi imparaste a pulirvi bene i denti tutti i giorni e se vi ricordaste di farlo regolarmente, non avreste bisogno del dentista. Bene, a quel punto mi sono chiesto, ma qual è quella cosa che potrei dire ai miei spettatori che potrebbe aiutarli a non aver bisogno dello psicologo? Credo che quello che vi spiegherò oggi è così importante che dovrebbe essere insegnato a scuola ai bambini fin dalla prima elementare e sicuramente aiuterebbe tutti ad avere meno sofferenza interiore. Sigla. Bene, prima di iniziare il video vi chiedo 5 secondi per iscrivervi al canale, mettere un mi piace e cliccare sulla campanella. Per me è qualcosa di estremamente importante, come sono molto importanti i vostri commenti alla fine del video. Vi prego di farlo. Se poi arrivati alla fine del video vi accorgerete che il video non vi è piaciuto, potete sempre toglierlo. Ma sono sicuro che oggi non succederà. Bene, oggi parliamo di un argomento molto importante e molto delicato. Voglio partire oggi con alcune dichiarazioni di alcuni miei pazienti e vorrei che voi provaste a dirmi cosa rispondereste a una persona che vi comunica quello che è stato comunicato a me. Una donna di 50 anni che da poco ha perso la mamma dopo una lunga malattia, mi dice: dottore, non ce la facevo più, ho desiderato che morisse, sono una persona orribile. Un'altra donna mi dice: la donna che mi ha portato via il marito ora è malata e mio marito dovrà accudirla e io ne sono felice, sono un mostro. Un uomo di 55 anni invece mi dice: oggi al lavoro è arrivata una nuova collega di 22 anni. Dottore, non riesco a smettere di guardarla. Eppure amo mia moglie. Sono una persona squallida. Un altro uomo mi dice: mia moglie da un mese guadagna più di me e io la detesto, la odio. Non riesco a sopportarlo. Ma che persona meschina sono. Un neopapà mi dice: da quando è nato nostro figlio mia moglie guarda solo più il bambino. Io non esisto più, mi sento invisibile. Inizio a odiarli, sia lei che lui. Non potrò mai essere un buon padre. Un ragazzino mi dice, tra le lacrime: ieri hanno aggredito il mio compagno e io non ho avuto il coraggio di reagire. Sono stato lì a guardare. Dottore, avevo paura. Ebbene sì, ci hanno insegnato fin da piccoli a sentirci male, in colpa e a vergognarci delle nostre emozioni e dei nostri pensieri. Da piccoli ci dicevano: questo non devi neanche pensarlo, quello non devi volerlo. Vedete, questo tipo di comportamento da parte degli educatori ha condizionato fortemente la nostra psiche. E tutto ciò si basa su 2 convinzioni, entrambe errate, e tra poco vedremo perché. La prima è che noi possiamo scegliere i nostri pensieri, possiamo scegliere le nostre emozioni e quindi ne siamo responsabili. La seconda convinzione errata è che i nostri pensieri e le nostre emozioni ci porteranno necessariamente a compiere delle azioni e quindi che noi non abbiamo il controllo del nostro agire. Come vi ho appena detto, entrambe queste affermazioni sono false. Noi non scegliamo i nostri pensieri. I nostri pensieri arrivano alla nostra mente in un flusso continuo e neppure le emozioni le possiamo scegliere. Non sono altro che la reazione ai nostri pensieri e agli stimoli che abbiamo intorno a noi. Sono frutto del nostro passato, delle esperienze che abbiamo vissuto, dei condizionamenti che abbiamo ricevuto, da quello che ci succede intorno, che vediamo, osserviamo e sentiamo, e in parte anche dalla nostra genetica. Tutte cose di cui non siamo responsabili. Provate a ragionarci. I pensieri arrivano costantemente alla nostra mente, in un flusso continuo. Chi prova a fare meditazione lo sa. Facciamo silenzio dentro di noi, ma non ci riusciamo. Alla mente arrivano continuamente dei pensieri a cascata. E le emozioni,
Quelle sono una risposta automatica ai pensieri che facciamo e agli stimoli esterni, a quello che succede intorno a noi. E voi mi direte, ma perché proprio io quei pensieri e quelle emozioni? Beh, certamente tutto questo ha a che fare con la nostra personalità. Però ricordatevi che nel momento che pensiamo certe cose o sentiamo certe emozioni, noi siamo prevalentemente vittime di tutto ciò, non protagonisti. E questo per la quasi totalità del tempo della nostra vita. Quindi, se non ci piacciono i nostri pensieri e le nostre emozioni, anziché negarli e giudicarci per questo, accogliamoli, cerchiamo di conoscerli. Sappiate che riconoscere le proprie emozioni e riconoscere i nostri pensieri è il modo migliore per far sì che essi non diventino un'azione, che è proprio quello che temiamo. Gran parte dell'ansia che abbiamo deriva proprio dal timore che le nostre emozioni, i nostri pensieri possano tradursi in azioni di cui poi ci pentiremo. Se invece li riconosciamo, proviamo a guardarli, potremo anche trattarli. Gli psicologi servono anche a questo, ma comunque non dobbiamo negarli e non dobbiamo giudicarci, proprio perché non ne abbiamo il controllo. Sarebbe come se qualcuno pensasse che io debba essere arrestato perché qualcuno ha fatto una rapina con la mia macchina. E io direi, ma non ero io al volante. Beh, con i nostri pensieri e con le nostre emozioni, credetemi, non siamo quasi mai noi al volante. E ora andiamo alla seconda convinzione, cioè che i pensieri e le emozioni diventeranno delle azioni di cui appunto poi potremo pentirci. Certo, teoricamente questo può avvenire, ma non è assolutamente detto. Noi abbiamo un controllo su di noi. Ovvio, quando i nostri genitori ci intimavano di non pensare, di non sentire, è perché eravamo in una fase della vita in cui l'autocontrollo era decisamente più basso. Ma oggi non è più così. Se il mio pensiero o la mia emozione non si traduce in un'azione, beh, io non ho fatto nulla. Non devo sentirmi responsabile di nulla. Devo stare tranquillo. Io posso anche comprare una pistola, ma se non la uso per andare ad ammazzare qualcuno, ma la ripongo in un cassetto, beh, sono innocente esattamente come tutti gli altri. E invece noi molte volte ci sentiamo in colpa anche solo per aver comprato la pistola. È chiaro? Quindi non giudicatevi per i vostri pensieri, per le emozioni che non potete scegliere, ma solo, se proprio volete, per le azioni che fate. Ciao e ci vediamo al prossimo video.